Altro giro, altro borgo. Questo posto è bellissimo e infatti qualche problema ce l'ha. Questo è il ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno di manzoniana memoria. Sono venuto qui per analizzare Barni, per capire se questo piccolo comune è un bel posto dove vivere in Italia. Barni sorge nel cuore del triangolo lariano. Siamo in Lombardia, a 60 km da Milano e circa 30 da Como. Arrivarci in auto, da qualsiasi direzione, è un casino, perché bisogna attraversare la Brianza, che ha un territorio molto industrializzato, con strade trafficate. E poi ci sono anche i turisti che frequentano il lago di Como. Barni è vicino a località famose come ad esempio Bellagio, a soli 10 km. A proposito, ti ricordo che non ci occupiamo degli aspetti turistici. La nostra guida Dove vivere in Italia ha lo scopo di analizzare i piccoli comuni e i borghi italiani per trovare quelli dove si vive bene. I nostri video hanno lo scopo di farti percepire l'atmosfera di un luogo, però tutte le informazioni per capire se è anche vivibile le trovi sui report, il nocciolo della guida, che puoi scaricare dal nostro sito, dove trovi anche la classifica dei comuni analizzati. Il link è qui sotto. I report sono basati sull'analisi oggettiva di centinaia di parametri, non su opinioni personali. Ti permettono di sapere immediatamente se c'è tutto quello che serve per vivere bene. Collegamenti, negozi, assistenza sanitaria, fibra, rischi idrogeologici, sicurezza e molto altro. Torniamo a Barni, comune situato a un'altitudine media di 635 metri che si sviluppa in una conca molto bella, protetta da rilievi prealpini. A maggio 2026 i residenti sono circa 580 e la cosa interessante è che negli ultimi 25 anni sono aumentati dell'1,8%, sebbene non sia stato fatto niente di particolare per attrarre nuovi abitanti. Il territorio comunale è piuttosto piccolo, circa 6 km quadrati, quindi ha una densità abitativa superiore alla media dei piccoli comuni italiani. Qui ci sono 97,6 abitanti per chilometro quadrato contro una media nazionale di 60. Questa è la strada principale che attraversa il paese. Barni conserva un tessuto urbano tipicamente rurale di matrice medievale, con un buono stato di conservazione. Il borgo ha un'identità solida, austera. Ai lati della strada principale ci sono vicoli stretti che si aprono su piccole corti interne. La sensazione visiva è quella di un borgo intatto, che trasmette protezione e un forte legame con la tradizione contadina montana. Poi lo vediamo meglio. Fuori dal nucleo storico del paese ci sono immobili che hanno varietà, ville, ma anche piccole palazzine ben inserite nel verde. Questo era un vecchio ristorante che magari potrebbe essere preso in considerazione per realizzare una struttura di co-living, come ho visto fare in altri piccoli comuni, ad esempio Camugnano sull'Appennino bolognese. Guarda il video, lo trovi sul nostro canale YouTube. A Barni c'è un bar pizzeria e un negozio di vicinato che vende prodotti alimentari, nient'altro. Quindi gli abitanti dipendono dai comuni limitrofi per tutti i servizi. Ci sono degli autobus, ma sicuramente sarebbe utile un servizio di transfer privati on demand. Tanto più che a circa 8 km c'è la stazione ferroviaria Canzo-Asso di Trenord, che porta direttamente in centro a Milano. Ok, ma adesso ascoltiamo Marco Fioroni, un tecnico locale, topografo, memoria storica, che conosce la zona come le sue tasche e che me l'ha raccontata in modo molto piacevole. Non solo dettagli tecnici, ma anche aneddoti curiosi, come questo legato al contrabbando di sigarette. Questa qui sorgeva una cappella un tempo e qui sopra i contrabbandieri di sigarette, perché qui il contrabbando era molto diffuso, perché partendo da Lezzeno, dalla Svizzera portavano fuori le sigarette, poi attraverso i monti c'era tutta una linea dove gli spalloni, portando questi contenitori pieni di sigarette, li portavano giù in pianura, li portavano alla pianura per venderli, no? Ecco, naturalmente quando venivano sorpresi erano dei nascondigli fissi dove sapevano di poter lasciare le cose. E quindi qui, quel terreno qui è sempre stato la mia famiglia, e qui dentro che abbiamo sempre trovato le bricole nascoste, perché a momenti dovevamo mollare tutto, perché se ribeccavamo con la bricola andava dentro, no? Un'altra curiosità riguarda l'antico saluto beneaugurante del posto, che è Alegher. L'antico saluto barnese, che è dato con una piccola poesiola dialettale che era di mio padre, dove c'è la sua traduzione poi in italiano, che è Alegher, che era il caratteristico saluto con cui si salutavano i barnesi. Iniziamo adesso un percorso attraverso quello che è il vecchio nucleo, non più ci addentriamo alla parte medievale,
Anche qui l'abbiamo fissata su una targa ceramica perché l'affresco, come si vede, sta scomparendo. Nelle vie di Barni sono stati installati pannelli fotografici che fanno rivivere la storia del luogo. Marco mi ha raccontato questo paese anche attraverso gli oggetti raffigurati su questi muri. Come ad esempio vediamo la raggiera. Ecco, quella è una raggiera, diciamo, che era l'ornamento del copricapo Brianzolo. Adesso ci addentriamo di più nel vecchio nucleo. Ecco, ad esempio qui in questa targa celebriamo una figura caratteristica che era una vecchia maestra, che è stata maestra di 4 generazioni di barnesi. È ritratta perso in questo punto qui, c'era questo vecchio pozzo. Qui, ad esempio, questo per la maggior parte delle persone, qui uno pensa di andare in casa di qualcuno, invece no, questa è la pubblica via, questa invece. Quindi una caratteristica di queste stradine medievali era appunto il fatto di snodarsi al di sotto dei fabbricati e di collegare poi vari ambienti, come vediamo chi lì va in un altro cortile, questa invece è la pubblica via. Ecco, queste sono ancora abbastanza ben conservate e diciamo che in alcuni casi con un po' di attenzione si possono cogliere le datazioni, ce ne sono invece altre riportate sui travi e così via. Ognuna di queste corti aveva il suo nome. Qui ad esempio ci troviamo nella Cour del Mancin. La Cour del Mancin. Continua appunto questo sistema di archi, di sottopassi che passano sotto le case, così. Abbiamo questo cortile che è, direi, meritevole di un accenno perché praticamente quella che vediamo di fronte non è come qualcuno dice, la gente è molto innamorata di dire che c'era un convento, chissà perché hanno questa, no? Questa non era un convento, era proprietà di una congregazione religiosa. E ancora bambino io, la facciata la vedevo tutta quanta coperta di affreschi, però ormai erano irrecuperabili e hanno salvato la parte che si poteva non inventare niente, quindi quel po' che vediamo è un recupero degli affreschi che coprivano un tempo tutta la facciata. Ecco, queste immagini che vediamo sono immagini di oggetti dimenticati. Ecco, nella fattispecie uno dei più caratteristici è questo martello che serve per fare l'acciottolato, cioè il martello de Richat. Ecco, qui invece celebra quello che è il lavatoio che una volta era il punto di convergenza di tutte le comari. Ricorrono spesso, ne troveremo tante, queste belle fontane col loro avello di sasso, che praticamente erano sono tuttora fontane pubbliche. Ecco, continuando di qui, sempre in questi vicoli, diciamo un altro dei passaggi appunto a sottopasso, ecco, che collega le vie con le corti. Ecco, e qui abbiamo ancora in queste immagini, vediamo ad esempio, qui c'è questo trasporto a spalla, che questa attrezzatura si chiama l'acquadù. Qui un altro oggetto, diciamo, di uso molto corrente, che è la basletta della polenta, la tafferia in italiano. E la basletta della polenta, figuriamoci, la nostra gente qui viveva di polenta, quindi questo era un oggetto di uso più che quotidiano. Ecco, qui arriviamo in quella che chiamiamo l'era de Berthe. Berthe era uno degli ultimi anziani che abitavano qui ed era una corte tutta quanta rurale. Qui vediamo alcune cose caratteristiche anche qui, al di là della cortina di fabbricati, che quello che è l'aggregazione appunto tipica dell'architettura spontanea contadina, soprattutto quella di epoca medievale, fatta appunto di cortine di fabbricati omogenee, unite e continue, non la casa dentro nel prato per conto suo. Sono aggregate e una volta avevano anche delle esigenze un po' difensive una volta. Tanto il prete che la munega. Ecco, ed era quello in cui veniva collocato lo scaldaletto e messo nel letto.
Più in qua vedi quello che è il Culdir, che era quello in cui tutti i giorni si cucinava la polenta. Qui vediamo, prova, osserva Alberto che razza di passaggio, guarda la dimensione, osserva, questo è proprio a misura d'uomo, qui è misura d'uomo, e porta in un altro cortile sotto. Qui vedi un oggetto che credo che questo qui sia un po' di tutta la Lombardia, questo si chiama il fer del fen. Questo era una mezzaluna affilatissima con la quale si tagliavano giù delle porzioni di foraggio per poterlo dare al bestiame. Ecco. Più in là invece vediamo un alto spallaggio, no? Infatti anche questo penso che tu Alberto l'abbia già visto qualche volta, per il trasporto dei vetri, cioè l'artigiano vetraio si muoveva con una dotazione, una certa quantità di vetri da cambiare, applicate in parete esterna, no? Ecco, un modello abbastanza ricorrente, la classica corte lombarda, no? Vale a dire, sulle parti in legno venivano messi i prodotti della terra da asciugare, come ad esempio il grano turco, sui piani veniva stesa le patate da asciugare, insomma. Qui vedi anche, Alberto, un'altra ricorrente, un'altra, come già ho detto, comunque un costume tipico femminile di periodo ottocentesco, e qui invece una filastrocca su quelli che sono i nomi. Sai che ogni paese ha un suo soprannome, no? Quelli di si chiamano, quelli di si chiamano. Me la leggi? L'Ungherese, l'Urghese. Allora, deve il gos, qui de cans, loro in vantaggio. Il gos, no? Spazzapulè famoso, in qui de as. Spazzapolà è libero. Dopo, ognuna di queste parole c'ha un senso da capire, perché non è quello che si legge alla lettera. Lo stesso balota, che è un modo di cucinare le castagne, balota nel senso che cacciamballe, insomma. Ecco, arriviamo a questa piazzetta, piccolissima piazzetta, denominata di San Rocco. San Rocco è uno dei santi celebratissimi, perché sappiamo che con la sua azione sulle pestilenze risulta aver salvato varie popolazioni. Da San Rocco il percorso prosegue sulla via che è detta di San Rocco o della Dugana. Ora qui un altro di quei passaggi che collegano, uno pensa di andare in casa privata, invece è un passaggio, e va bene. Un altro oggetto particolare che vediamo, che la maggior parte della gente pensa che sia il gatto a 9 code, invece è il portasalami. È un oggetto di ferro battuto che è uno spettacolo. Qui invece abbiamo una raffigurazione di quella che era un'antica professione, quella degli scardazzini. Gli scardazzini erano persone che provenienti dalla nostra zona hanno girato tutta l'Europa, e girando l'Europa e mettendo insieme un po' di soldi, poi si sono trasformati in commercianti di stoffa, e quindi sono saliti molto nella scala sociale con delle fortune anche notevoli. Praticamente queste attrezzature che vedi che reggono in mano, con queste cardavano la lana. Arriviamo a questo fabbricato che vedi qua, è un fabbricato detto della Dugana. Allora, qui è inevitabile fare un excursus storico, perché se no non capiremmo il senso di una dogana qui oggi come oggi. Tempi settecenteschi. Barni era parte del feudo della Vallassina, e la casata che possedeva il feudo erano gli sfondrati della Riviera. Erano feudatari del feudo di Vallassina, di Bellagio e della Riviera. Allora, diciamo che questa qui faceva da dogana in quanto qui era terra di confine con il possedimento degli abati di Sant'Ambrogio. Perché? Allora, Barni con Magreglio si è separato da Barni nel 1613, mentre allora era un unico paese. Confinava con il terreno
degli abati di Sant'Ambrogio, che erano la contea di Civenna, Limonta e Campione d'Italia. Era una contea, per quanto suo, era un possesso abbaziale dell'abbazia di Sant'Ambrogio in Milano. Quindi era il conte abate. Quindi con la presenza di due stati, quindi lì c'erano delle gabelle, dei daci, delle cose da pagare. Da qui il discorso della dogana, che è il fabbricato che abbiamo visto lì. Ma non è finita. Nella prossima puntata ti farò ascoltare anche una persona che si è trasferita qui da Milano. Io amo Milano ancora adesso per tutte le opportunità che ha offerto e che offre, ma non tornerei più a vivere a Milano, assolutamente. Vedremo anche altre parti del territorio, perfetto per chi ama camminare in mezzo alla natura. Non perderlo! Iscriviti al canale YouTube e, se preferisci Facebook, iscriviti al gruppo Dove Vivere in Italia, dove parliamo seriamente, senza inutili chiacchiere da bar, di tutti gli aspetti legati alla vita nei piccoli comuni. Ah, dimenticavo, se vuoi collaborare alla realizzazione di questi video, magari per far conoscere il tuo piccolo comune o un borgo dove ti piacerebbe andare a vivere, guarda questo video e poi contattami.